Quindi la prima parte vi è piaciuta? Bravi! Bando alle ciance e iniziamo con le cose da sapere prima di partire. Innanzitutto potete scegliere se organizzare da soli il viaggio o se affidarvi a un tour operator. Se siete sgaggi, magari potete optare per la prima, mentre se preferite la pappa pronta, optate per la seconda. Riguardo quest'ultima ci sono diverse opzioni. In questi video vi parlerò della crociera sulla nave Coral Princess, ma se spulciate un po' online trovate di tutto. Una cosa fondamentale: dovete conoscere l'inglese. Sento persone che vanno in giro per il mondo senza conoscere la lingua perché ci si capisce a gesti. No, non funziona così! Un esempio? Arrivi a Vancouver e inizi ad avere a che fare con la torretta che ti rilascia un fogliettino con il codice del visto, di cui parleremo dopo. Vai avanti, lo porti alla gente e lui inizia a farti domande. E a quel punto che fai? Inizi a dire I am very happy to be here with my friends and my family. No. Devi parlare inglese e potrei fare molti altri esempi, ma mi fermo qui. Vi consiglio quindi di imparare qualche frase di circostanza e cambiare il foglio del copione. Soprattutto di fare pratica nell'ascolto. Uno dei metodi più semplici è quello di guardare le serie TV sottotitolate. Ma le serie sono tutte americane, così non impari l'inglese! Stai andando in America. E ora i visti. Se avete optato per un viaggio organizzato, fatevi i visti da soli, in modo che, se sbagliate, almeno sapete con chi prendervela. I visti si chiamano ESTA per il USA e ETA per il Canada. Andate su Google e troverete subito le istruzioni. A noi è capitato di fare un errore su un numero di un passaporto. In Canada ci hanno fatto entrare lo stesso dopo un piccolo interrogatorio. E fidatevi, non è bello essere fermati alla frontiera in un posto a migliaia di chilometri da casa in cui nessuno parla la tua lingua. Ma alla frontiera USA ci hanno chiesto di rifare l'ESTA e ci è anche andata bene perché lì c'erano delle postazioni apposite, altrimenti addio crociera. Sto registrando. Sei in video, amore? No. Questo lo metto nel video. No, amore. Piccolo tasto dolente. Il telefono. Il roaming negli Stati Uniti e nel Canada è costosissimo, quindi vi conviene cercare delle opzioni prepagate che per un tot di euro vi offrono un pacchetto che comprende minuti, chiamate e messaggi. Di solito questi pacchetti sono disponibili solo per gli Stati Uniti, tipo 10 euro a settimana e hai un po' di traffico, un po' di chiamate, un po' di messaggi. In Canada invece dovete sperare nelle wifi libere. Con Vodafone però c'è la Smart Passport Plus, che alla modica cifra di 3 euro al giorno vi offre 30 minuti di chiamata in entrata, 30 minuti di chiamata in uscita, 30 sms e 200 o 500 mega di traffico al giorno, a seconda se siete in Canada o negli Stati Uniti. Grande Vodafone! Costi un sacco, ma quanto sei bella! Se scegliete la crociera invece mettetevi l'anima in pace perché a un certo punto riceverete questo sms. Vodafone ti informa che sei connesso all'operatore AT&T Wireless USA Maritime, ve lo dico così con questa mia pronuncia di merda. Chiami a 3 euro al minuto e ricevi a 1,50 euro al minuto. Mandi sms a 75 centesimi e navighi su smartphone a 20 euro al megabyte. Le offerte come Smart Passport non sono valide. Per evitare connessioni involontarie disattiva il roaming dati nelle impostazioni del tuo smartphone. Grazie. Comunque sulla nave potete acquistare dei pacchetti dati alla modica cifra di 30 euro al giorno. Un'ultima cosa, fa freddo e quindi passiamo a cosa portare. È estate, non fa così freddo, ma comunque la temperatura oscilla fra i 4 e i 25 gradi. Quindi, innanzitutto delle calze lunghe o medio-lunghe di cotone non troppo leggero, magliette intime di cotone, qualche pile, magari uno di quelli tecnici che funzionano meglio, delle felpe, magari con la zip così se fa caldo la togliete, giacca a vento, meglio se impermeabile, qualcosa per coprire il collo, un berretto per il sole se lo usate, un cappello invernale, pantaloni non estivi, vanno bene anche i jeans. Se siete freddolosi vi consiglio di passare da Decathlon e procurarvi un paio di pantaloni imbottiti da hiking della serie X-Worm. Scarpe comode non troppo leggere, magari anche un paio di scarponi tipo Timberland. Se volete spendere meno potete guardare gli stivali della Mustang che sono ottimi. Un ombrellino piccolo ma resistente, quello di Amazon Basics va benissimo, un paio di guanti e un piumino o giubbotto. Lo so che non è inverno, ma vi assicuro che tutta questa roba vi servirà. E adesso passiamo alla parte che ci piace di più.
la parte tecnologica. Un adattatore per la corrente come questo o anche uno più piccolo, un caricatore USB con più porte in modo da caricare tutti i dispositivi su una sola presa, ovviamente i cavi, una power bank abbastanza potente. Sì, vi assicuro che non fanno tutte così schifo. Guardate un po' su Amazon, ne trovate a centinaia. E una fotocamera. Ma qui approfondiamo un po'. Potete anche portare con voi solo il vostro smartphone, ma il massimo che otterrete saranno dei selfie con dietro un panorama indefinito e delle foto della natura, o magari una foto con un soggetto lontano centinaia di metri. Non sono chissà che. In più, per ottenere foto utilizzabili dovete avere uno smartphone top di gamma, anche di qualche anno fa. Comunque, i risultati sono quello che sono. C'è chi porta un action cam come la GoPro, ed effettivamente se volete documentare tutto il viaggio può anche andare bene, specialmente se in accoppiata con un gimbal, ma c'è una cosa che per quanto mi riguarda è irrinunciabile, ovvero lo zoom. Lo zoom ottico è diverso da quello digitale, per intenderci quello dello smartphone. Serve a zoomare senza perdere risoluzione e definizione ed è fondamentale in quanto magari ci serve soltanto uno scorcio di ciò che vediamo, oppure vogliamo fotografare il faccione dell'orso che sta a 50 metri, e potrei fare altri 1000 esempi. Con una fotocamera compatta potete fare qualche foto più che discreta, sicuramente superiore a uno smartphone. Il livello superiore è la macchina bridge. Io personalmente ho portato la Nikon P520, che è poi quella con cui sto riprendendo, e mi sono trovato abbastanza bene, anche se ovviamente c'è di meglio. Se non sapete scattare in manuale, dovete prendere qualcosa che in automatico scatti abbastanza bene. La Nikon che ho usato io scatta decentemente, ma i risultati migliori si ottengono ovviamente in manuale. Ci sono macchine che scattano decisamente meglio, come la Sony RX10. Occhio però, perché ci sono diversi modelli sempre più costosi. Se poi siete pro o volete fare i pro, ovviamente vi conviene portare una reflex, ma ci sono altri canali dedicati a questo, perciò non mi dilungo. Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti, vi invito a cliccare sui link qui sotto in descrizione per gli approfondimenti, e adesso parte 3, Vancouver. Vai. Iscrivetevi al canale,